C'era un tempo in cui la parola era tutto, non un passatempo, non un chiacchierare, ma un'arte. In Francia tra 600 e 700 la conversazione decideva destini, apriva porte, creava reputazioni e qualche volta cambiava la storia. Tutto comincia in una stanza azzurra, l'Hôtel de Rambouillet, fiori, velluti, specchi e un gruppo di donne che inventa un modo nuovo di stare insieme, parlare con grazia, ascoltare con intelligenza, brillare senza ferire. Lì nasce Vautour, il genio dell'improvvisazione, capace di trasformare una lettera in un gioco, un complimento in un teatro, una serata in un ricordo che dura secoli. Nei salotti francesi tutto è conversazione, l'amore, la gelosia, la politica, la filosofia. Madame de Sévigné scrive lettere che sembrano scene di commedia, la Rochefoucauld distilla la psicologia in massime taglienti, le preziose difendono la dignità delle donne con la forza della lingua. E poi arriva lei, Madame de Deffand, cieca, ironica, lucidissima, dialoga con Voltaire sul senso della vita, sulla paura della morte, sulla noia che divora l'anima. Intanto, fuori dai salotti, la Francia cambia. I lumi chiedono verità, ragione, libertà. La conversazione diventa politica, diventa opinione pubblica, diventa critica al potere. Mercier racconta una Parigi che parla senza sosta, moda, teatro, scienza, rivoluzione. E quando la rivoluzione arriva davvero, succede qualcosa di incredibile. Anche in prigione, anche davanti alla ghigliottina, gli aristocratici continuano a conversare, perché la conversazione non era solo un'arte, era un modo di essere, una forma di libertà. Un ultimo gesto di stile. Questa è la storia di come la parola ha costruito un mondo e di come quel mondo ha continuato a parlare anche quando tutto il resto è crollato. Se questa storia ti ha affascinato, non fermarti qui. Ogni episodio di L'arte della conversazione è un viaggio diverso, tra salotti, lettere, passioni e idee che hanno costruito l'Europa. Ascolta l'intera playlist per scoprire come la parola è diventata potere, come la grazia ha sfidato la politica e come la conversazione ha insegnato a vivere con stile. Iscriviti al canale per non perdere i prossimi racconti, perché la vera eleganza è continuare a conversare.